Ciao ragazzi, bentornati sul mio Custom Miniatures Vlog TV. Vediamo di andare avanti con il troll. Ci eravamo interrotti più o meno alle prime colorazioni date con la base in aerografo e quindi oggi continuiamo ad andare avanti. Voglio provare un po' di dry brush e i colpi di luce, un po' di highlight e vedere dove arriviamo. Non so se lo finiamo, ma intanto tentiamo di vedere un po' di tecniche e tentiamo di capire come andare avanti sulla colorazione. A tra poco dopo la sigla. Eccoci qua ragazzi, allora oggi sicuramente userò gli Artis Opus serie D, è una bellissima confezione, guardate qui praticamente abbiamo la tiratura e tutto quanto quello che loro fanno con l'MDF, vi stampano la confezione, dentro avete i 4 dry brush, li userò sicuramente perché qui vado molto bene con la punta stondata e poi ovviamente se servirà laverò con il sapone che ho già messo là. Quindi oggi sicuramente andiamo su questa tipologia di pennello, più vorrei provare per i colpi di luce un pennello che mi hanno regalato molto carino, che è il Winsor & Newton, che sono tra i pennelli migliori al mondo inglesi, dal nome della famiglia appunto reale, Professional Watercolor Sable. Questo è in Kolinsky, quindi è in come si dice ragazzi, oggi sono stanchissimo, in martora, e quindi adesso non so se lo vedete, sì, più o meno si vede, ecco, lo mette a fuoco, è uno 00, però dovrebbe andare molto bene per fare determinati colpi di luce e mi piacerebbe vedere come rende. Quindi mi metto un pochino qui in postazione e cominciamo a darci dentro di colori. Vediamo un po'. Allora io partirei sicuramente dalla pelle per capire che tipo di luci fare alla pelle, e andrei a lavorare su una cosa di questo genere, il Bearing Blue, anche se è già molto chiaro, quindi bisogna stare molto attenti a quanto vado a marcare praticamente, e quindi un dry brush molto molto leggero, stratificato, perché il dry brush è una tecnica estremamente sottovalutata da, diciamo, più mi viene da dire quelli che dipingono meno, perché i professionisti in realtà lo usano e lo usano benissimo, ma è una tecnica che va come tutte padroneggiata e funziona molto meglio quando si sta molto leggeri, si stratifica colorazione per colorazione. Se voi premete troppo sul collo del pennello facilmente perdete il controllo della pigmentazione, ne mettete troppo e andate a rovinare un pochino il risultato finale, che è quello della sfumatura quasi aerografo se lo fate veramente fatto bene, chiaramente con una saturazione diversa, quindi vi dà un effetto di saturazione proprio. Allora a quel punto lì la saturazione su una miniatura un po' grandina può anche essere utile. Mi prendo un pennello di questa dimensione e proviamo a vedere. Allora, se il colore non mi va bene vado direttamente su altro tipo di pigmentazioni, ma volevo renderlo meno acceso e più, diciamo, più realistico. Vedete che è molto forte, italiano, è bagnato ancora, quindi lo leviamo ancora, ecco, e vediamo che salta fuori. È forte, però non è male, non è male, se si va leggeri non è male. Direi che proviamo a dargli una dimensione con questo tipo di colore, dove vedete vado praticamente a uniformare le colorazioni. Avevamo lasciato il nero e abbiamo messo il beggiolino sulla pancia che va a sfumare fra il nero e il blu. Io vado a dare le luci al blu in modo tale che si avvicini al beige, e poi darò luci anche sul beige. Diciamo che
può andare bene come prima botta di luci, senza esagerare ovviamente, non è male, e quindi poi dopo andiamo a fare tutti gli highlight sulle vene eccetera eccetera, però mi dà un po' più di realismo. A questo punto io accelero l'immagine e ci divertiamo con un po' di musica. A tra poco. Eccoci qua ragazzi, allora diciamo che questa mano di dry brush molto leggera ha dato una omogeneità diciamo alla miniatura, facendo una cosa molto importante, saturando leggermente il colore della pelle, che se vedete è meno lucido e brillante rispetto a prima. Si vede poco la differenza a livello di rotondità e luminosità, no? Ma c'è già tutto quello che serve fatto dall'aerografo, quindi lo terrò anche abbastanza, perché poi con le wash andrò a lavorare sulle ombre e magari tirerò un pochino la wash per riuscire a anche lì regolare di più i passaggi. Ma quello che mi serviva lo sta facendo la grande il dry brush, cioè sta funzionando l'idea che avevo di saturare, perché più grande è la miniatura più si è saturata e diventa realistica. È una sorta di invecchiamento quasi della pelle in questo caso, che gli leva appunto quella lucidità che il contrast ha, che sinceramente a me non piace. Poi ci sono certi colleghi e anche follower miei che mi hanno scritto che si trovano benissimo senza assolutamente andare a marcare troppo col dry brush, e quindi vanno direttamente di colpi di luce, e ci sta alla grande, perché ovviamente è una questione di gusti. Io preferisco che le miniature diventino satinate e spente, non quelle lucidature che quasi sembrano dei gloss, no? Però è molto anche derivante dal fatto che, avendo 45 anni, vengo da una generazione del 90 dove da Hero Quest in poi si dipingeva in questo modo qui, e attualmente vedo che il fantasy chiede molta più diciamo che sono più pirotecnici, ok? Cioè molto più colorati, molto più fosforescenti, ci sono dei colori molto forti, e quindi in realtà potrebbe essere solo una questione di gusto. Vado avanti. Allora direi che posso cambiare pennello prendendone uno anche più grande volendo. Sì, potremmo farlo anche con questo grande, tanto poi andiamo a riprendere le corde, e praticamente faccio il grigio chiaro alla pietra in modo tale che mi diventi un effetto roccia, e quindi vado a trattare adesso in questo momento la mazza. Poi tratteremo il legno, che si è scurito moltissimo con il marrone del wirewood, ma va bene perché è quello che ci interessava. E adesso faremo due passaggi di dry brush e poi uno di highlight a mano, belli puliti, in modo tale che prima gli diamo tutta una base di realismo e poi gli diamo dei colpetti di luce. Questo è un po' come dipingo io, mescolo spessissimo la saturazione, l'invecchiamento del dry brush ai colpi di luce. Se voi guardate come dipinge oggi la GV, è già molto più direzionata nei confronti degli highlight e meno del dry brush, e utilizzano il dry brush più per i metalli, per questo tipo di colorazioni. Dall'altra parte ci sono poi, cioè il dry brush è rinato con Artis Opus, che lo ha appunto rivalutato in questo gran modo con questi super pennelli, e chiaramente sto usando un grigio chiaro, ok, nel frattempo, che vada a schiarire questa pietra. E vi dicevo insomma che Artis Opus è riuscita a far rivalutare moltissimo il dry brush, e effettivamente è stato un bene, perché il dry brush, come vedete, funziona alla grande e vi dà proprio quel senso di naturalezza e di realismo
che a me piace un sacco nelle miniature fantasy, a moltissimi no per l'appunto, perché il fantasy potrebbe anche tranquillamente richiedere un altro tipo di colorazione, che potrebbe essere per esempio quella appunto accesa, per differenziarlo proprio dai soldatini della seconda guerra mondiale. Per me è il contrario esatto, io sono più della scuola di Forge World, che se guardate sul sito dipinge molto più marcatamente a dry brush invecchiato, perché fa sembrare per esempio Krieg dei appunto soldati della seconda guerra mondiale, e funziona alla grande. A me piace un sacco quel tipo di metodo lì, e sinceramente ogni volta che arrivo sotto a una miniatura tento di farla in maniera piuttosto accesa, poi alla fine vedo che vado a spegnerla, perché proprio a gusto quando la riguardo non mi viene voglia di metterci il mio nome sopra, e quindi insomma alla fin fine per quel che può valere il mio nome, ovviamente, perché non voglio sembrare presuntuoso, e quindi insomma alla fine questo è. Quindi vado avanti con il dry brush. Adesso ovviamente andrò a schiarire sempre di più questo grigio, direttamente anche questo grigio, in modo tale che dopo che l'ho saturato un pochino di colore sempre con questo grigio, ci metto un po' di bianco e andiamo a portarlo quasi sulle sfumature bianche. Poi vedremo con i wash alla fine cosa fare. Ok, a tra poco.
Eccoci qua ragazzi, allora guardate, abbiamo dato più luce, anche qui molto satura e molto opaca a tutti quanti i funghetti che ha, praticamente manca qualcosina qui e gli diamo due colpi mentre chiacchieriamo il resto lo faccio a mano perché vedo che ho bisogno di un pennello più piccolo e che non posso esagerare più di così perché il dry brush poi mi va a toccare la pelle e non voglio sporcare di bianco ovviamente la pelle, quindi devo stare attento su questi qui piccolini a sfiorare proprio, che se mi lascia leggermente un po' di bianco sotto con i wash mi fa effetto sfumatura, altrimenti no. Qui ci sono dei teschi, i teschi li martelliamo proprio col bianco, tanto poi andiamo con il contrast a beccarlo, ma anche qui vedete non ha molto senso, cioè posso tranquillamente passarci sopra con un pennello in highlight, do il bianco al teschio e dopodiché chiaramente gli do il contrast e lì più o meno abbiamo fatto, no? Vedete che ha delle ossa qui, c'è un po' di tutto. Vediamo un pochino il ragno. Il ragno potrei provare a dargli una mano più forte di zenitale, visto che qui era molto forte, se guardate, e ha questa sfumatura che è venuta fuori ovviamente spontanea dalla colorazione che gli abbiamo dato sia con il blu sia con il beige, l'ha colpito. Allora io vado a marcare questa luce con il dry brush leggero perché sennò qui butto via tutto, sul viso così si vedrà e sull'addome qui in alto. Vediamo se con un dito sotto, esatto, e faccio quello che avevo fatto con l'aerografo, come se avesse la luce, e dopodiché lo ricopriremo con un contrast. A questo punto andrei con un contrast giallo per esempio, così ha tutte delle sfumature dal verde, perché il blu e giallo fanno verde, un glaze o un contrast o un glaze, e vediamo che salta fuori. Facciamo ovviamente esperimenti perché la cosa più bella per me perlomeno di dipingere miniature è quella, no? Qui per esempio avremmo il bronzo da fare e la colorazione vi dirò che potrebbe già sembrare un bronzo antico, cosa che vorrei farvi vedere qui sulla testa del drago, perché ho montato il drago come se fosse il lato cattivo, diciamo quello rosso, che colorerò rosso tipico da D&D, e su questa invece l'ho montata apposta perché vorrei farci l'insegna di una locanda della tabletop che devo comprare, e a quel punto montarci sopra il drago come insegna della locanda e farlo proprio bronzo invecchiato, che di base più o meno ha questa colorazione. Quindi qui adesso proviamo a fare un bronzo invecchiato. Il bronzo invecchiato si fa in questo modo. Allora intanto ci serve un tovagliolino, mi sa quasi nuovo, ok, possiamo andare di qua anche se c'è parecchia umidità, quindi no, prendiamo qualcosa di nuovo perché altrimenti qui facciamo strage. Ecco qua. Allora la differenza è proprio questa, rispetto diciamo al bronzo che abbiamo fatto la prima volta, molto luminoso, del Ogroid, scusatemi, che è questo, ve lo ricordate, no? L'abbiamo fatto nel tutorial e abbiamo usato l'ossido perché qui inizia a ossidare. Da questa parte invece abbiamo proprio un ossido importantissimo perché è rimasto sotto acqua e praticamente ormai è diventato più blu che bronzo. Allora gli diamo una mano di bronzo molto leggera, che vediamo un pochino se la becco qui, e qui alla grande copper brass, ecco qua, vediamo il copper sarebbe il rame, vediamo un pochino se becco un bronzo. Qui ho un Viking Gold, un Dwarven Gold, Ilven Gold, un Peridot, vediamo. Potremmo andare su questa colorazione qua che è un vittoriano. Allora proviamo con il vittoriano, vediamo che cosa salta fuori. Allora qui vi anticipo il tutorial del drago, cioè dell'insegna della locanda che sarà in bronzo antico. Allora, il bronzo antico
ha questa colorazione di base molto forte, che è un turchese verde mare, mescolanza diciamo tra questi due colori molto forte, e praticamente è più di quel colore perché ormai è completamente ossidato, e se voi andate a lucidarlo in certi punti trovate di nuovo il bronzo lucido. Infatti dove vanno nelle città a toccarle, diciamo queste sculture, vedete che dove toccano più spesso, tipo i piedi, perché magari sono ai piedi della statua, le dita dei piedi sono lucidissime, perfette, e quello è appunto l'effetto bronzo che dobbiamo ripetere noi. L'invecchiamento sarà un dry brush nero, quindi vi farò vedere questa cosa che è molto interessante. Allora, intanto ci prendiamo il nostro bronzo, andiamo a mescolarlo nel pennello e gli diamo una mano leggerissima a lasciare praticamente il colore. Ecco qua, vedete che già vi simula questa idea che sia bronzo ossidato, e guardate in un attimo come abbiamo recuperato una parte della miniatura che poteva diventare un po' rognosa e l'abbiamo salvata in questo modo qui, che alla fine diventa fighissima. Un po' qua, un po' qua, qua sotto, vediamo un po' fin dove arriviamo, ecco qua. Le sporgenze ovviamente sono quelle che si sporcheranno di più, cioè si lucideranno, scusatemi, di più, e quindi vedete vi fa questo effetto. Allora adesso andiamo a prendere un metallo un po' più chiaro ancora. Qui stiamo usando la serie della Scale, che è fantastica, della Metal Alchemy. Metal Alchemy serve a riprodurre volendo il metal no metal, però con il pigmento metallico, quindi si usano le stesse tecniche oltre al dry brush ovviamente, e si possono ricreare quelle sfumature fino ad arrivare al bianco, che c'è proprio il White Alchemy, che è un bianco pigmentato con l'argento all'interno, ed è fantastico per questi lavori qua. Adesso vado semplicemente a schiarire leggermente, quindi pochissimo colore, me ne prendo sul pennello, praticamente siamo sullo stesso ma più chiaro, e do un po' di luci. Ecco, allora adesso il trick da applicare è il nero. Allora, non lavate il pennello perché non serve, scusate se passo col braccio davanti, prendo il base Abaddon Black e gli diamo una spolverata ma leggera, ragazzi, dovete andare leggeri, io non mi stuferò mai dirvi col dry brush leggeri, una spolveratina di nero che fa proprio quell'effetto invecchiato del bronzo che se ne sta andando proprio. Eccolo qui, guardate, mescolo, il primo mi ha un po' mescolato anche il bronzo, il secondo rabbocco diciamo sul pennello mi dà il nero, che anche se è leggermente pigmentato va bene perché comunque va a riflettere il metal, e andiamo leggermente a invecchiarlo. E questo è il trick per scurire in un attimo il finto bronzo, che deve avere questa colorazione, vedete, spenta, a cui sopra dopo darete gli ultimi colpi di luce, ma praticamente ci siete. Poi mettiamo una wash e abbiamo fatto. Anche un po' più marcato, cioè da qualche parte il nero si deve proprio vedere, diciamo sulle superfici dove viene toccato. Ecco qua. E questo si usa moltissimo nelle tecniche insomma di modellismo statico,
per ricreare i cannoni di bronzo. Vedete che scurisce tutto e gli dà questa conformazione molto antica. A questo punto questo pennello è da lavare, andiamo a levare via il nero, andiamo ad asciugarlo. Ora c'è anche caduto, mi sa che ho spostato la telecamera, quindi controllo come siete messi. Ok, ci siamo più o meno, dai, ecco qua. Allora vado, scusate se sposto la telecamera. Allora di nuovo un colpettino di bronzo mescolato con quello un po' più chiaro di prima e gli diamo gli ultimi colpi di luce. Ok, dopo ovviamente andremo a riprendere tutto pezzo per pezzo e andrò magari a dare dei colpetti di luce con gli highlight, perché ora sono ancora in fase dry brush, quindi assolutamente una fase in cui è importante seguire solamente la saturazione della miniatura per spegnere un pochino. Adesso pian pianino potremo già iniziare a fare gli highlight, e per questo e per gli esperimenti tipo il ragno vi rimando alla prossima puntata, quindi ci vediamo per un recap in cui vediamo cosa abbiamo fatto oggi. A tra poco. Allora, quello che abbiamo fatto oggi sembra poco, perché a livello di sfumature e colorazioni non sembra quasi cambiata la miniatura. In realtà l'abbiamo completamente spenta e abbiamo reso tutte le sfumature più vicine. Ovviamente ora andremo a lavorare su tutti i colpi di luce, tutti i particolari che rendono viva la miniatura, come i denti molto forti, la lingua molto rossa o molto viola, cioè insomma i funghi per esempio li coloreremo molto forte in modo tale da staccare, e non saturandoli ma con i colpi di highlight direttamente, quindi luce al liquido, in modo tale che si vede la differenza fra le corde, l'erba eccetera eccetera, e questo crea un contrasto che dà movimento e tridimensionalità alla miniatura. Quindi domani andiamo a vedere questo e niente, ci vediamo da domani e vediamo un pochino come andiamo avanti in questa miniatura. Ciao!